Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Avete presente il verbo dire? Sì, esatto, proprio quello che è uno dei verbi più utilizzati in assoluto nella lingua italiana. Sono sicura che anche voi l'avete detto e ridetto centinaia di volte fino alla nausea, ma siamo tutti un po' stufi di sentirlo dire. Ecco perché in questo video abbiamo deciso di darvi ben 100 alternative al verbo dire, che vi torneranno sicuramente utili per arricchire il vostro vocabolario sia quando scrivete sia quando parlate. Sì, lo sappiamo, 100 sembrano tante, ma tranquilli, non abbiamo intenzione di annoiarvi con una lunga lista di verbi. Per questo vi presenteremo tutte queste alternative in un dialogo in maniera naturale. Che ve ne pare? Pronti? Iniziamo! Ok, il dialogo che stiamo per mostrarvi ha come protagonisti Alberto e sua madre. Vediamo un po'. Stamattina a scuola è successo un casino, esordì Alberto. Davvero? Cos'è successo? Chiese la mamma. Dei miei compagni hanno messo una gomma masticata sulla sedia della professoressa, la quale è andata su tutte le furie e ha chiamato la preside, spiegò lui. Ma siete matti? Ma che diavolo di scherzi sono? Urlò lei. Mamma, inutile che ti arrabbi, io non c'entro nulla, la rassicurò. Sei sicuro? Non so perché, ma ho la sensazione che c'entri qualcosa anche tu, insisté lei. Tutte le volte che succede qualcosa, pensi sempre che sia colpa mia, protestò Alberto. Per forza, perché alla fine scopro sempre che avevo ragione, lo aggredì la mamma. E va bene, è colpa mia. Ho fatto una scommessa con i miei compagni e ho convinto un mio amico a mettere la gomma sulla sedia della professoressa. Ma non pensavo che sarebbe finita così male, piagnucolò il giovanotto. Non voglio sentire scuse. Quello che hai fatto è imperdonabile, si infuriò lei. Hai ragione, mamma, mi dispiace, non succederà più, frignò lui. Ascoltami bene, giovanotto, se si dovesse ripetere una cosa del genere sarò costretta a mandarti in collegio. Evidentemente hai bisogno di qualcuno che ti insegni le buone maniere, sibilò lei, visibilmente adirata. Al collegio? Balbettò lui, tremando. Sì, al collegio. Ora fila a letto, senza cena, gridò lei. Alberto rimase seduto sul divano con la testa fra le mani, arrabbiato e oppresso dal senso di colpa. Sapeva di averla fatta grossa. Forse, se confessassi, la prof mi darebbe una punizione meno grave, ipotizzò. Sì, domani appena arrivo a scuola vado dalla prof e confesso tutto. Le chiederò scusa e la supplicherò di essere clemente, decise. Che ve ne pare? Avete visto quante alternative ci sono al verbo dire? Beh, vi dico la verità. Queste sono solo alcune delle tante. Ora vi mostriamo le altre. All'inizio, per esempio, troviamo il verbo esordire, il quale fa parte di quella categoria di alternative a dire che si usano per iniziare un discorso. Fanno parte di questa categoria Cominciare, iniziare, attaccare, esordire. Successivamente troviamo la categoria di alternative che include i verbi per fare domande o per dare ordini. In questa categoria rientrano Chiedere, domandare, proporre, pregare, scongiurare, implorare, supplicare, insistere, incalzare, esortare, interrogare, interpellare. A seguire, la terza categoria di alternative a dire è quella dei verbi informativi, che si usano per dare notizie o informazioni. Annunciare, avvertire, informare, avvisare,
raccontare, spiegare, suggerire, consigliare, dichiarare, proclamare, comunicare, riferire, rivelare, confessare. La categoria che segue include i verbi che esprimono rabbia. Gridare, urlare, strillare, imprecare, infuriarsi, insultare, sgridare, aggredire, sibilare, zittire, rimproverare, inveire. Un'altra categoria di alternative molto importante è quella dei verbi di contestazione, ovvero quelli che si usano per protestare o per esprimere disaccordo con quanto detto. E sono Obiettare, protestare, smentire, contestare, criticare, puntualizzare, precisare, specificare, chiarire. La categoria successiva include i cosiddetti verbi di risposta, ossia tutti quei verbi che si utilizzano quando si risponde a una domanda o a un quesito che è stato posto. Tra questi verbi ricordiamo Rispondere, ribattere, replicare, assicurare, asserire, affermare, acconsentire, ribadire, promettere, garantire, rassicurare. Immediatamente dopo troviamo la categoria di verbi che indicano una modulazione della voce, che può essere un abbassamento, un tremolio, un balbettio e così via. Piagnucolare, frignare, farfugliare, balbettare, tartagliare, biascicare, blaterare, bofonchiare, bisbigliare, sussurrare, mormorare, sbuffare, borbottare. Poi abbiamo la categoria di verbi che esprimono allegria, ovvero quelli che si usano per indicare che qualcosa viene detta con entusiasmo o con gioia. Scherzare, ridere, ridacchiare, esultare, esclamare, rallegrarsi, sorridere. La penultima categoria è quella dei verbi di pensiero, che indicano quello che avviene nella nostra mente, che di solito non diciamo ad alta voce. Dedurre, constatare, ipotizzare, comprendere, capire, osservare, ricordare, decidere, sentenziare. Infine abbiamo la categoria di alternative che comprende i verbi per continuare o per concludere un discorso. Continuare, proseguire, aggiungere, intervenire, commentare, interrompere, concludere, correggere, terminare, finire. Come avete visto, le alternative al verbo dire sono veramente tantissime, ma sono sicura che se avete letto un libro in cui c'era almeno un dialogo, avete riconosciuto molti di questi verbi. Quindi il mio consiglio è, come sempre, di fare molta pratica, ma anche di leggere molto, perché questi verbi si imparano veramente con la lettura. Ehi, aspetta un attimo! C'è un altro video molto interessante sul sistema politico italiano che abbiamo pubblicato qualche settimana fa. Perché non lo guardi? È davvero utile per comprendere come funziona la suddivisione dei poteri nello Stato italiano. Il link, come sempre, lo puoi trovare giù nella descrizione o su nella card. Ah, e ovviamente non dimenticatevi di passare dal nostro sito www.lernamo.com, dove troverete tantissime video lezioni con moltissimi esercizi per fare pratica con il vostro italiano. Noi ci rivedremo prestissimo su YouTube, Instagram, Facebook o Twitter. Basta cercarci scrivendo Lernamo. Ciao!